pavlova è un dolce composto da una meringa morbida nel cuore impreziosita da panna montata e costellata di pezzi di frutta fresca. Iniziamo a preparare la meringa alla francese, che non è una meringa cotta ma semplicemente l'albume montato a cui aggiungeremo dello zucchero. Mettiamo nella planetaria munita di frusta gli albumi a temperatura ambiente, azioniamo la macchina, facciamo diventare bianchi gli albumi e poi uniremo lo zucchero semolato in 3 volte distinte. La meringa è ben montata. Adesso aggiungiamo l'amido di mais e il cremortatolo che è appena setacciato. Aziono di nuovo la macchina, faccio amalgamare gli ingredienti che ho appena messo all'interno e poi aggiungo anche il succo di limone. La meringa è pronta. Eccola qua. Prendiamo una teglia da forno, con un foglio di carta forno sul quale abbiamo disegnato un cerchio da 20 cm. Lo vedete? Ovviamente la parte disegnata va messa sotto a contatto con la teglia e sulla teglia io ho spruzzato un po' di staccante per far rimanere appiccicato il foglio. Se non avete lo staccante potete usare del burro. Adesso con una marisa, una spatolina, quello che è anche un cucchiaio, mettiamo la meringa al centro di questo cerchio, perché poi dovremo modellare la nostra pavlova. Cerchiamo di toccare meno possibile la meringa, in modo da non spatolarla continuamente, se no comincerà ad ammorbidirsi troppo e cederà. Mettiamola tutta al centro e poi cerchiamo appunto di fare un bellissimo cerchio, diciamo, un contenitore, come fosse una ciotola. Adesso vi faccio vedere come. Adesso dobbiamo fare un piccolo incavo al centro, ma veramente piccolo, servirà per raccogliere la panna, la frutta che poi dopo metteremo sulla pavlova per guarnirla. E poi potete scegliere di fare delle increspature semplicemente con la spatola oppure di fare come faccio io, in questo modo tirare la meringa verso l'alto girando, ovviamente girando la teglia. Vedete che si formano queste increspature? Questa può essere una soluzione decorativa, oppure potete lasciarla anche così com'è, perché la pavlova in realtà può essere anche molto irregolare. Recuperiamo quindi la meringa che sta sulla spatola, sulla marisa, la mettiamo al centro e facciamo un piccolo incavo che, come vi dicevo prima, servirà per raccogliere gli ingredienti. Puliamo un pochino i bordi. Perfetto, possiamo portare la nostra pavlova in forno. Inforno la mia pavlova nel forno statico a 100 gradi per 3-4 ore. Ecco la nostra meringa cotta e raffreddata. Un consiglio: una volta che spegnete il forno, lasciate la porta in fessura, ovvero potete metterci un mestolo in mezzo in modo che rimanga un po' aperta, oppure potete addirittura aprirla totalmente e lasciare la meringa lì dentro a raffreddare completamente. Una volta fredda potete metterla sul piatto da portata. Adesso prepariamo la crema, quello che va messo sopra alla nostra meringa, sulla quale poi metteremo la frutta. Quindi in una ciotola mettiamo della panna fredda da frigorifero, del mascarpone, anche lui deve essere freddissimo, e poi dello zucchero a velo. Mettiamo tutto insieme. Adesso prendiamo della pellicola e copriamo la ciotola. Vi insegno un trucchetto per non sporcarci. Facciamo un taglietto al centro e ci infiliamo le fruste di uno sbattitore elettrico e iniziamo a frustare, prima con velocità minima, poi aumentiamo. Eccola pronta! Avete visto com'è bella soda? Deve essere proprio così. E ora possiamo procedere e completare la nostra pavlova. Quindi abbiamo detto che al centro andremo a mettere la nostra panna montata col mascarpone. Anche con la crema creiamo una sorta di raccoglitore dove potremo mettere all'interno la frutta. E adesso è il momento della frutta. Se avete mai visto un'immagine della ballerina russa Anna Pavlova mentre danza, è subito chiaro perché le sia stato dedicato questo dessert.
Era leggiadra ed elegante, ma anche forte e volitiva. Il candore e la dolcezza della meringa e il contrasto con la frutta fresca richiamano proprio queste sue caratteristiche. Nel 1926, durante una sua tournée in Australia e Nuova Zelanda, la danzatrice conquistò anche lo chef di un famoso hotel, che prese ispirazione per creare quello che è poi diventato un classico della pasticceria. Nonostante la dolcezza della meringa, questo è un dolce davvero molto fresco. Siccome abbiamo detto che questo è un dolce nato in Nuova Zelanda, la frutta che non può proprio mancare sono i kiwi e il frutto della passione. Ed ecco il frutto della passione. All'interno ci sono tanti semini profumatissimi che bisogna estrarre con un cucchiaio e mettere così sopra all'altra frutta. Sentirete che profumo e che aroma. Pavlova pronta, non è bellissima? Prima di assaggiarla però devo fotografarla. Oh, che bello, non vedevo l'ora di assaggiare la mia pavlova.